Eccoci, benvenuti a tutti. Ciao, 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 quelli che hanno il microfono acceso. Non Ciao, so cosa ciao. sia. Ciao. 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 Bravi. Non so cosa si vedrà in questa registrazione, comunque siamo qui riuniti. No, non dico quella cosa, sì, la devo. Preghiamo. Preghiamo. Ok, no, siamo qua riuniti perché oggi è il 21 dicembre. Siamo un gruppo di amanti del metodo di indagine eterico. L'anno scorso, per caso, abbiamo fatto un lavoro sulle fiamme e ha avuto dei grossi riscontri. Alcuni di voi si sono incontrati grazie o dopo quel lavoro lì. La sessione era lo specchio delle fiamme e oggi è il Fiamma Day, quindi. Abbiamo capito, le mie collaboratrici ed io, che quella è la direzione più pericolosa per una certa Matrix, ok? Per finirla con il gioco o comunque per capire maggiormente delle cose. E quindi picchiamo in quella direzione. Alcuni di voi hanno la propria fiamma accanto, alcuni di voi hanno la fiamma e non è accanto a loro. Alcuni di voi la stanno cercando, alcuni di voi non gliene frega niente. In ogni caso, abbiamo picchiato tanto su questo argomento e io voglio picchiare ulteriormente. Eccolo Stefano. Ho già iniziato a registrare, Stefano. Hai il microfono acceso e ho provato anche a chiamarti, ma siamo già in registrazione. Ho già fatto un'introduzione. Oggi è il Fiamma Day. Vogliamo fare delle prove, vogliamo utilizzare anche dei dispositivi ergonici che realizza un nostro amico che è qui con noi, Vadim, che in qualche modo molti di noi hanno e che in qualche modo aumentano le nostre capacità. Vadim, tu ci sei? Se vuoi dire due parole su questi dispositivi? No, perché hai il microfono disattivato, giusto? Adesso me lo stavo ricordando. Va bene, iniziamo. Sarà una sessione con Monica ed Elena, che non so se appariranno nella registrazione. Molti di queste persone invece proveranno ad andare in ipnosi. Un'ipnosi praticamente di gruppo, mai fatta forse da neanche da nessuno, e ci proviamo oggi con tutte le difficoltà del caso. Chi vede qualche cosa, con molta pazienza, aspetta il suo turno ed alza la mano più o meno davanti al viso, così io la vedo. Abbiate pazienza, ovviamente. Non posso fare un'induzione lunga, vi faccio un'induzione corta contando da 10 a 1. Chiudete gli occhi se volete fare questa prova. Minimo rumore con le cuffie e i microfoni, mi raccomando, così da mantenere il massimo della concentrazione in tutti. Iniziamo. Conto da 10 a 1 e vai lentamente. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. Porco dici. Chi sta parlando? Chi ha detto porco dinci? Utente guest, chi è utente guest? Ah. Scusate, eh. Scusate, chi è utente guest? Attivi il microfono e si identifichi, se no lo rimuovo dalla chiamata. Infatti, non so chi sia. Via. Allora, rilassatevi, preparatevi. Steve, hai il microfono disattivato, se vuoi attivarlo e vuoi. Ok, va bene. Rilassatevi, ascoltate la mia voce che conta da 10 a 1 e ad ogni numero il vostro corpo si sente sempre più pesante. 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monica, dimmi come ci vedi. Allora, la prima cosa che ho visto è un'insegna che mi dava un po' la spiegazione di tutte queste problematiche che abbiamo avuto. L'insegna è Coop. Allora ho chiesto alla mia PS di trasformare questa interferenza in un qualcosa di utile ed è venuta fuori cooperazione, collaborazione. Come senti l'energia? E avverto come se fosse un sole e noi tutti come i raggi del sole. Dove questi raggi arrivano in parte allo specchio delle fiamme che avevamo collocato sul cielo, in parte sul mare avevamo collocato lì uno specchio delle fiamme. Benissimo. Elena, stessa domanda. Allora, io ci vedo tutti in cerchio sdraiati con le teste verso il centro. Sì, allora c'è un problema. La persona accanto a te si dovrebbe mettere in un'altra stanza. Devi metterti lontano, se no c'è l'eco. Vai. Allora, Sì. ci vedo tutti in cerchio. Mhm. Con la testa, tutti con la testa verso il centro. Ok, le nostre teste al centro formano un cilindro, come un canale, ok? Mhm. E, siamo in cerchio, quindi poi i piedi e il corpo diventa un cerchio molto largo. Quindi quello che Monica vedeva come il sole con i raggi sono i nostri corpi e le gambe, ok? E siamo coperti da una specie di cupola di vetro. Al centro della cupola c'è un foro da cui esce tutta l'energia prodotta dalle nostre teste che si uniscono al centro. Ho visto anche delle interferenze che appena hanno sentito le nostre vibrazioni interferenze molto alte, le nostre vibrazioni molto alte, ok, tutte unite, le interferenze hanno cercato di venire a prendere energia, ma si scontrano contro questa cupola che vedo. Chi era utente guest, Elena? Voce maschile che non ho riconosciuto. No, allora
Allora, c'è stata un'interferenza. Allora, il collegamento non era voluto qua, è come se questa persona si stesse collegando da qualche altra parte ed è stata inserita nel nostro gruppo. Però è successo esattamente quando io ho pensato, e ho visto che arrivavano, che era troppo forte la nostra energia e avrebbero cercato di fermarci. Ok, dammi una vibrazione complessiva. In questo momento mi viene... continua a cambiare. Media. Media è 50.000 miliardi. Stessa domanda, Monica. Sì, 55.000 miliardi, sì. Ok, apriamo le porte del cinema fiamme. Tre settori, A, B e C. A, le fiamme che si conoscono e che hanno iniziato un percorso insieme, di tutto il mondo. Quante ne vedi, Monica? Anche una percentuale, va bene. Quindi la percentuale totale, quindi diciamo così, il terzo rispetto a BC, No, la percentuale della popolazione umana. - 13%. Elena? Sì, 10%. Ok. B, le persone che non hanno la fiamma ma non hanno iniziato il processo di collaborazione insieme, ma almeno una delle due lo vuole fortemente. Quindi sono definite. Elena, percentuale. Il 50%. Monica? 57. C, non hanno la fiamma. E o la vogliono o non ne sanno niente. Il restante. Circa il 40. Sì, tutti assieme, sì. Ok. Quanti sono come numero le persone che con lo specchio delle fiamme e lo specchio sul mare, quello sul cielo, si sono incontrati in questo anno solare, in questi 365 giorni, dal 21 dicembre dell'anno scorso a oggi? Allora, io direi 300 milioni. Monica? Sì, esattamente 300 milioni. Sono numeri molto alti. Confronto all'anno scorso sono aumentati tantissimo. Stefano, vedi qualcosa? Ho visto solo all'inizio che ci siamo uniti per mano e abbiamo iniziato a volare verso questo sole che diceva Monica e poi ha descritto anche Ellen. E poi sto vedendo qualcosa nel cinema ma non riesco a seguire i numeri. Laura, hai visto qualcosa? Io anche ho visto la stessa cosa, ho visto che eravamo uniti con le mani e al centro però vedevo la terra, diciamo noi siamo come i raggi, ma non vedevo un sole, vedevo la nostra terra, questo subito, e poi sento una potentissima energia che mi scorre proprio lungo tutto il corpo. Benissimo. Ivano, Stessa cosa, l'energia. un'energia incredibile, hai detto? Sì, mi viene da piangere, sono emozionatissimo. Bene. Jessica,
Anch'io ho visto tutti noi insieme in cerchio che ci tenevamo per mano, ma eravamo intorno, io non l'ho identificato come un sole, ma come un fuoco veramente importante, che poi possiamo identificare come un sole, ecco. Va bene, allora, senza fare riferimenti, mi riferisco di nuovo a Monica ed Elena, su ricercatori, gruppi, ma questo gruppo di ricerca nostro personale, qualcuno ha messo una mappa alcuni giorni fa. Non si sa da dove vengano queste informazioni, si ipotizza l'esistenza di 178 mondi, tutti messi come se fosse un plastico su un unico piano e tutti delimitati da una cupola. Semplifichiamo. Il mondo che ci riguarda ha una cupola e poi ha un anello e un altro anello e ha, come dire, gli anelli sono dei muri di ghiaccio. C'è il pianeta, diciamo, la cupola, Marte, Venere, c'è la cupola dei Guardiani, c'è la cupola Nibiru, c'è la cupola della Terra clonata. Io so che Elena e Monica non l'hanno vista questa cosa, giusto? Elena sono sicuro, Mhm. Monica? Cioè, la sto vedendo adesso. La vedi Anche adesso? se le Eh sì, terre mi adesso risultano 174, non so, Va bene. non 178. In quante, percentualmente parlando, esclusa la nostra, il nostro set cinematografico, ci sono esseri umani dotati di PS? Elena, che ti agiti. è venuto 83, 93 però. Mm. È cambiato nel tempo. È come se non fossimo gli unici a essere, tra virgolette, attaccati a cui prendere energia. Hanno tutti parte subliminale? Quelli sì. Sì, sono molto simili, l'avevo già visto, non mi ricordo perché, ma sono molto simili, hanno solo forma diversa, mi viene da dire. Sono varie forme di corpo, organi diversi. Ma c'è una parte subliminale e Sì, sono umani. sì, 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 sono Monica? forme diverse. Mhm. Più o meno, 23% no. Come? 23% no? Mm, Quindi il restante sì? sì. Ok. Com'è la consapevolezza fuori dalla Terra in questi altri set cinematografici? Mi piace chiamarli così più che come con la parola Mhm. pianeta. È più alta o è più bassa della nostra? Ripeti la domanda, scusa, ho perso un Com'è la po'. consapevolezza? È diversa. È come se le interferenze cioè in ogni set cinematografico riguardasse un aspetto diverso. Per esempio vedo questo set dove è come se fosse tutto rosa, quindi il cielo è sempre rosa e anche la pelle delle persone, degli abitanti è rosa forte, cioè un rosa quasi forte. E diciamo, la loro interferenza, la loro non consapevolezza è rispetto a saper utilizzare o meno
tutte le capacità, potrei dire medianiche, nel senso che non hanno, è come se non avessero emozioni, necessità di emozioni, cioè le emozioni sono ormai assimilate, ok, quindi riescono a vibrare sempre alto rispetto alle emozioni, ma vengono interferiti rispetto alle capacità medianiche. Quindi vedo che, per esempio, vedo adesso un essere vivente che riesce a volare, ok, ma quando in un momento di abbassamento di vibrazioni cade a terra e non riesce più a prendere il volo, per esempio. Mhm. Stessa domanda, Monica. Oddio, mi viene una risposta un po' strana. Cioè che siamo sempre noi in altre forme. Mm. Non so, cioè come se non fossero altri esseri, Mhm. ma come se fossimo noi collocati su un altro tempo-spazio e quindi assumiamo una forma diversa e una tipologia di consapevolezza diversa. Molto interessante. Cerca la tua equivalente in un altro pianeta. Anzi, no, su Venere. La cupola Venere, che è vicino alla cupola Terra, secondo questa ricerca. Allora, mi viene una creatura leggermente trasparente, diciamo un po' gelatinosa, quasi che potresti vedergli dei vasi sanguigni all'interno. Mhm. Sì, fattezze abbastanza umane. Che non parla. Vedo che c'è un altro tipo di comunicazione. Qualche suono c'è, però Mhm. non vedo tutte le parole che utilizziamo noi e c'è molto più silenzio rispetto che da noi. Ok. Elena, la stessa domanda. Tu ti vedi in un altro mondo? Sì, mi è apparso, mi vedo in, penso Giove, mi viene. Allora, questo le sembianze abbastanza umane, l'unica cosa come se ci fossero due antenne, ok? Quindi delle protuberanze che fanno da antenna. Il colore è un amaranto tipo. Ehm, Mhm. si creano onde, creano onde. Vedo che faccio dei movimenti e si creano delle onde vibrazionali e passano le informazioni in questa maniera, oppure dei cerchi, e poi è come se ci fosse, no? Come se scrivessimo le parole con le mani e partono delle onde. Ok, Monica. In questa vita sulla Terra, la tua conoscenza sull'argomento fiamma è vasta. La tua conoscenza sull'argomento fiamma nella tua vita su Venere, com'è? Uguale, maggiore o minore? È una cosa tra l'altro per me un po' spiacevole da dire, perché Mhm. mi fa vedere le fiamme in un gruppo, mentre io concepisco per esempio la coppia, sono abbastanza monogama e quando mi dice il concetto di fiamme mi fa vedere un piccolo gruppo. E sono tutte fiamme? Sì. Quindi sono tutte quelle che potenzialmente potevi avere in questa vita e lì lo sono tutte? Sì, non ti vedo bene, sì o no? Cioè lo sono tutte fra di loro, reciprocamente. Mm. Ma tu pensi di avere più o meno informazione? Dammi un numero.
Non so, sarà presuntuoso, io penso di averne di più. No, non è presuntuoso, è un dato. Quanto di più? Dammi un numero tuo e un numero di quel gruppo lì su Venere, che sono tante Monica con le rispettive... No, anzi, una Monica con le rispettive equivalenti fiamme. Per me viene 111 e di là 66. Bene, Elena. Allora, io lì ho consapevolezza, sto cercando, sì, è come se mi mancasse però il pezzo di cosa significa avere la fiamma in realtà. So che mi vedo e sto cercando il partner ideale con le vibrazioni, cioè, però succede proprio che è quasi come se li scarti subito. Non ho ben chiaro che cosa significa avere la fiamma, che potenziale ha. Qui come Elena, che consapevolezza in numero hai, in percentuale hai, dell'argomento solo sull'argomento fiamma? Allora mi viene 121. Eli? 53. Ok. Elena, sali adesso. Dimmi quando vedi le cupole, se le vedi. Sì, vedo anche un'enorme cupola che racchiude tutte le cupole. Benissimo. Monica? È come se mi si stesse ripresentando la parola iniziale che ho visto, che è coop. Quindi mi fa vedere questi due O che sono due cerchi concentrici, uno dentro l'altro. E la C viene ad essere proprio il tetto, la cupola globale, complessiva. Vedi la cupolona quindi? Sì, sì. E vedi le tue 174 cupoline dentro, sotto. Sì, sì, esatto. E poi ce n'è una superiore che va a coprire tutte le altre. Beh, E i due anelli, quindi. Abbiamo la vista in eterico, tutti state pensando cosa c'è oltre. Zona sconosciuta, usciamo dalla cupola. Elena, sopra la cupola e sotto il piano del plastico, cosa c'è? Allora, vedo delle onde come se fossero delle onde tipo come se fosse aurora boreale di varie grandezza, intensità, densità e colore su uno sfondo blu scurissimo, nero. Però è come se queste onde fossero informazioni, dati che fluttuano in attesa di essere chiamati, in attesa di essere recuperati. Di entrare nella cupola gigante? Sì. E oltre? Io direi che c'è un'ulteriore cupola o cerchio che contiene questo nero blu, sì. E fuori c'è bianco, tutto bianco, lucentissimo. Monica. Allora, i vortici intorno alla cupola principale io li ho visti di colore verde-blu.
proprio come se fossero delle stringhe di informazioni, per intenderci, quelli che vediamo proprio scorrere, no? Solo che hanno una forma a vortice. E c'è effettivamente un'ulteriore forma globulare, direi così, e poi secondo me tutto intorno questo bianco che vedo anch'io è la sorgente. Che secondo me sì, decisamente. Quindi siamo avvolti dalla sorgente. Sotto sopra, sì, di lato. Sì. Siamo il cuore dentro alla sorgente. Siamo una meno densificazione della sorgente. Chi ha costruito, Elena, tutti questi plastici e queste cupole? Con tutto quello che contengono. Alcuni di questi mondi sono abbastanza inquietanti, c'è il pianeta dei Guardiani, il pianeta di Nibiru, il pianeta X, che sono due diversi, pianeta di qua, pianeta Draco, inquietanti. Non pensiate il pianeta degli uomini belli blu o il pianeta delle farfalline rosa gioiose. Chi l'ha creato? Ma io quello che vedo è che l'ha creata la sorgente. Monica? A un livello altissimo è la sorgente, ovvio. Sì, se vai a vedere l'origine primigenia di tutto è la sorgente. Oltre Ma di non nuovo, esatto, se vado un po' più giù, diciamo, vedo un elaboratore. Che fa da intermediario, certo. Sì. Ok. Pausa con voi due. Chi vuole parlare? Qualcuno? Elena 2? Ma l'unica cosa che posso dire è che prima, quando Monica ha parlato di questo vortice, è lo stesso che ho visto all'inizio. L'ho visto quando si parlava del nostro livello di energia. Ho visto questo vortice. Ok. Maria, vuoi parlare, giusto? Solo che non ti sento. Solo che non ti sento per niente. Dovresti avere il microfono attivato, ma non ti sento. Tanto che provi a vedere. Stefano, vuoi dire qualcosa? No. Jessica, che sei completamente al buio, se mi fai dei segni, Jessica, io non lo so, Ah, ok. Adesso ti vedo. Vuoi dire qualcosa? No, grazie, no. Ok. Confermo tutto quello che hanno detto le ragazze, questo sì. Ok. Monica, è fondata l'intuizione sulla fiamma, sul discorso fiamma? Cioè, la fiamma, il discorso fiamma è acceleratore, soluzione, una baggianata, un amore romantico, un romanzo harmony o altro. Allora, certamente un acceleratore dell'evoluzione. E tra l'altro è come se fosse, mi fa vedere un nodo attraverso cui devi passare necessariamente. Cioè, come dirti, come tra le regole che ci sono all'interno della Matrix, ce ne sono, una di queste è passare per l'esperienza fiamme. È un'esperienza imprescindibile, cioè, Ok. anche se dici no. Si fa l'esperienza fiamme fuori dalla Terra, in questi altri mondi? Allora, sì, ma in effetti è diversa perché adesso, vabbè, io mi sono solo connessa con Venere. Cioè è proprio un vissuto interiore diverso, di consapevolezza differente. Meglio o peggio? Lì, per esempio, vedo proprio su un altro tipo di piano, di prospettiva, come se fosse un creare una piccola comunità e capire come è possibile
creare telepatia e unione in questo piccolo gruppo. Le fiamme sono quello, cioè è proprio un po' diverso che da noi. Ha un Elena. altro valore. Elena. Sì, allora anch'io come Monica ho visto subito che è un passaggio obbligato per tornare alla sorgente. E negli altri allora è come se questa esperienza la devi fare in tutti i suoi aspetti. Quindi secondo me la devi fare in tutte le varie realtà prima di poter tornare alla sorgente, perché sennò non è completa. Però quello che ho visto è che ogni volta che sei su una realtà, quindi adesso sulla Terra, puoi fare liberamente l'esperienza delle fiamme in maniera indipendente dalle altre. Ok, e un'altra cosa che ho visto chiaramente è che la devi portare a termine, nel senso, una volta che hai veramente consapevolizzato che riesci a sentire veramente dentro l'unione nella dualità, allora a quel punto l'esperienza fiamma è fatta fino in fondo, altrimenti ti si ripresenta, la devi rivivere. Cos'è in questa visione di cupole la Terra? Una delle tante cupole? La cupola iniziale, la cupola finale, una cupola intermedia? La più importante, la meno importante? Allora, io direi la più completa. Vedevo già prima questa cosa, stavo osservando mentre Monica parlava dell'esperienza delle fiamme e cercavo di confrontare l'esperienza fiamme nei vari posti. E secondo me qua la Terra è l'esperienza più completa, dove c'è l'insieme di tutti i tipi di dimensioni, dove si possono sperimentare insieme tutte le dimensioni. Sono molto d'accordo perché mi appare questa come un fiore e la terra come se fosse la corolla e gli altri petali. Tu l'hai vista questa mappa, Monica? No. Ok, la Terra è proprio nel centro. Questa selva di cupola. Infatti. È in una posizione privilegiata, se vogliamo, cioè graficamente è anche quella più particolareggiata. Vabbè, non sappiamo poi la fonte di queste informazioni. Va bene, nella categoria B, le persone che non hanno avuto il ricongiungimento con la propria fiamma, qual è in generale, se si può stabilire una ragione unica, la motivazione? La vogliono, la sentono, ma non avviene. Monica. Ma qua mi parla dei sensi ottenebrati. Adesso tra l'altro mi si affollano delle immagini di persone, no? Per cui mi fa vedere qualcuno che ha una sorta di cecità. E allora lì la questione può essere che non riesce a vedere al di là dell'immagine. Mi fa vedere qualcuno che è carente di olfatto, ma olfatto può voler dire anche intuito. È come se i sensi, a partire dal loro aspetto più concreto, materiale, all'aspetto più simbolico a cui ciascun senso rimanda, fossero limitati, un po' compressi e quindi vanno espansi, gli va data di nuovo la loro completezza. Elena? Sì, rispetto a questa, infatti io vedevo tipo come se ci fossero dei muri, no? Come se rispetto all'esperienza fiamma queste persone fossero messe in una scatola con muri bianchi. Sì. E non riuscivo a capire cosa. Adesso mentre Monica parlava mi è proprio chiaro, nel senso che è come se mancasse l'esperienza per togliere questi muri che limitano.
Invece se queste persone facessero esperienza di vari tipi, ok, a seconda del blocco che hanno, sperimentano, non lo so come posso dire, non sono mai stata una donna, no? Non sono mai stata con un uomo che fa l'avvocato, no? Che pensa che l'avvocato no, e dice vabbè, sperimento di stare con un avvocato. Ok? A quel punto è come se sperimentando sa se quello che pensava, che il limite che si metteva prima era diciamo consono, o se invece era un limite che la frenava. Ecco, un esempio pratico. Stefano. A me appena Monica ha parlato di questi blocchi, mi sono apparse delle persone che sono come come se avessero una specie di palpebra sugli occhi, gli occhi chiusi. E mi è venuto subito un discorso di consapevolezza, in base a quello anche che diceva Elena. Man mano che uno prende più consapevolezza di certe cose, quindi lei ha fatto l'esempio dell'avvocato o di esperienza di stare con un avvocato, questo diciamo blocco agli occhi di coscienza si apre piano piano, fino a sgretolarsi e poi rendersi conto di quello che in realtà è. Questo è quello che mi viene. Va bene, acceleriamo un po'. Quindi il processo di consapevolezza di tutti quelli che vogliono intraprendere questo percorso, che vogliono incontrare la propria fiamma, che vogliono superare questo passaggio obbligato. Se avete degli orgoni in casa, prendeteli in mano, concentratevi sul vostro battito cardiaco. Monica parla di cooperazione. Cooperare è comunicare. Comunicare è trasmettere informazioni. Sulla Terra anche, ma in tutto il plastico. Immaginate di trasformare, di trasmettere tutta l'informazione che sapete, non solo dalle sessioni, ma dagli scambi, no, che ci riguardano, attraverso la terra e l'acqua dei mari e attraverso la cupola, il cielo. Condividiamo, come dire, lo stesso piano di questo plastico che riguarda 178 mondi, quelli che sono. Condividiamo la stessa unica grande cupola. Tutta l'informazione delle sessioni, tutta l'informazione soprattutto del tema fiamma. Non esistono intralci, non esistono interferenze, non esistono no. Esiste la condivisione col cuore. Monica, cosa vedi? Non so per quale ragione, ma è come se quando noi stiamo concentrando le nostre energie su questo universo, vedo come diventare piccolo, piccolo, piccolissimo il secondo universo. Come se ne risentisse tantissimo, come se fosse diventato la punta di uno spillo. Mm-hmm. Il tuo, diciamo, alter ego venusiano, come lo vedi? Non è così semplice la trasduzione delle informazioni. Perché sembra molto diversa la loro vita. Mm-hmm. È arrivato qualcosa o no? Qualcosa è arrivato, qualcosa è stato respinto, vedo, sento.
Elena. Allora, io vedo che tutto il nostro collegarci ai nostri cuori organi, ok, ha fatto sì che noi ci mettessimo tutti in sequenza, in fila, ok, e tutti i nostri cuori si sono collegati, quindi si è creato un canale tra tutti i cuori, ok, e davanti e dietro è iniziato a uscire l'energia vitale, l'energia della vita, l'energia dell'amore incondizionato, ok, e si è espanso ovunque. Ed è come se ai nostri alter ego di tutti gli altri mondi, ok, è successo la stessa cosa senza che ne fossero consapevoli. Quindi io li ho visti anche loro tutti in fila. Gli succedeva la stessa cosa. Stefano. Io ho percepito che ci sono state delle fusioni proprio tra persone, come forse è l'immagine proprio di mettersi in fila, ma qualcuno di noi si è fuso l'uno l'altro e sono scese mi viene questo come una colata di energia su questa cupola e in particolare in uno di questi ho visto che proprio se ne sono accorti perché sono più consapevoli e hanno iniziato a guardare in alto come se si fosse questa energia illuminasse un qualcosa. Quindi una specie di vulcano, una specie di canale No, verticale? dall'alto noi che sputiamo dai cuori, diciamo, mettiamola così, Dall'alto. che dall'alto che cade in basso. Che io Ma mi vedo noi che siamo in alto. Ma sulla Terra o su tutti sti mondi? Su tutte queste Ovunque. Una cascata di Sì, informazioni. una specie di cascata. Che anche se è una che casca sulla Terra, però in realtà è come se poi cascasse da tutte le altre parti. Veronica. Io mentre parlava Elena dei nostri cuori di Orgonite, ho unito i miei due cuori e non faccio fatica a staccarli, come se fossero attratti da una forte calamita, e non è mai successo perché non c'è calamita al loro interno, quindi è impossibile che stiano così saldi attaccati tra di loro. Ok. Laura. Io ho visto che è davvero importante mandare queste informazioni perché alcuni non riescono a porre lo sguardo verso queste informazioni e quello che abbiamo fatto noi è stato proiettarle all'interno di tutte le persone che riescono ad avere consapevolezza ed è stato come se ci fosse proprio delle immagini che si sviluppavano e che andavano a cascata verso tutti gli altri mondi e quelli che erano pronti guardavano in alto e vedevano queste immagini. Elena, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, allora, quello che diceva ora Laura, ok, ho visto proprio alcune persone che è come se ci fosse stata la lampadina Eureka, no? Come se tutto d'un colpo quella vocina che non era chiara fino ad oggi, tutto d'un colpo gli si è creata un'immagine completamente chiara e chiarificante. Da seguire proprio, tipo in che direzione andare. Ok. Passiamo queste informazioni con le stesse modalità, magari anche più intense, tra tutti noi, cioè io fornisco le mie informazioni, le mie energie a tutti voi e viceversa, tutti voi a tutti gli altri, e in primis, in secundis, a tutti quelli che seguono le nostre sessioni, che ne hanno vista anche solo una o mezza. È come se si creassero dei toroidi concentrici, un toroide dentro l'altro toroide. E la Terra è il generatore principale del grande toroide che avvolge tutte le altre, diciamo, terre, pianeti posizionati sullo stesso piano. Monica, esiste un pianeta Draco? Sì.
c'è dentro? Sarà suggestione, ma vedo dei rettiliani. Come li vedi? Allora, non come appaiono a noi generalmente, ma anche perché a noi appaiono sotto forma umana. Li vedo molto simili a un qualcosa tra un coccodrillo e un animale preistorico, sempre rettile. Elena, stessa domanda sul pianeta Draco. Sì, quando Monica diceva tra un coccodrillo e un animale preistorico, più o meno vedevo la stessa cosa. Li vedo molto umanoidi, nel senso utilizzano tecnologie avanzate e hanno una certa intelligenza, quindi stanno anche in piedi e fanno varie cose. Li vedi contenti di questo lavoro di oggi? No, li vedo molto intenti a cercare un meccanismo. Ecco, quello che stanno facendo in questo momento è provare a contattare oltre il colore, quello grosso, Chi? il supporto appunto di quel grosso computer che noi possiamo che chiamiamo Lucas, no? È come se vedessi. L'ho visto già prima, è come se per ogni pianeta di questi 174 ci fossero delle cupole al contrario, ok? Corrispondenti a ognuno di questi, dove da cui passano le informazioni per interferire questi posti. E quindi questi tizi qua di Draco stanno cercando di contattare questo mega computer oltre il cupolone per cercare di interferirci. E ci riescono? Interferire il nostro lavoro. No, Perché? come ho visto già all'inizio, siamo in grado di isolarci perfettamente. Hanno già provato all'inizio, ma non... C'è un pianeta Guardiani? Sì, mi sono apparsi un altro più o meno simili altri rettiloidi chiamerei, non sono proprio rettili, è come se fossero dei rettiloidi più robotici, però meno carne, non so. Perché Guardiani? Computer. Guardiani di che? Allora, li vedo intenti a recepire tutto ciò che esce dal cupolone. È come se fossero, e poi vengono portati a supportare le interferenze negli altri mondi, soprattutto quelli dove ci sono noi umani e i nostri alter ego. E quindi sono come proprio dei guardiani che controllano le informazioni che escono e entrano e vanno a supportare le varie interferenze. Sono spesso anche quelli che estraggono le persone per fare le abduction. Monica, pianeta Guardiani, lo vedi? Sì, mi risulta quasi assistenti alla regia, in un certo senso. Ok, abbiamo messo tanti ad eternum nel nostro mondo, perché non ne mettiamo qualcuno anche in tutti gli altri? Almeno questo è quello che io voglio fare per mia mano. Se volete, fatelo anche voi. Io posso fare quello che voglio, esco e vado velocemente e contemporaneamente in ognuno di queste cupole, lasciandoci miliardi di ad eternum, in tutti i pianeti, in tutti gli oceani, in tutti i monti, i laghi, i mari, ovunque. Il gioco è mio e faccio quello che voglio. Io sono il creatore e se qualcuno sostiene che nel pianeta Draco non ci posso andare, mente. Io lo so
e ci vado. Esco dalla cupola generale e li metto anche in tutta la distesa che abbiamo definito più per semplicità computer it o computer generale. Stefano, Sì, a me è apparsa l'immagine che tutti quanti noi che eravamo vicini ci siamo separati e ognuno è andato dove voleva a creare ad eterni. Io ho visto questo. Monica, dove sono andato io? Io ti ho visto su Nibiru. Ok. Solo? Allora, ti ho visto tipo come se fossi quasi uno stambecco, no? Che salta, no? Di roccia in roccia, come se in un certo senso i vari pianeti fossero delle rocce. Mhm. Ho visto che passavi su dei pianeti con delle sigle. Ho Mhm. visto che raggiungevi Giove, dove c'era andata Elena, Mhm. Mercurio. Mhm. Marte. Ma io voglio andare in tutti, eh. Se questo non è ancora avvenuto, avviene adesso. Se c'è bisogno che mi moltiplico per poi ricompormi, lo faccio. Sì, Se per diventi come la semplicità, lancetta di un orologio, vedo. se per semplicità voglio andare in cima all'interno del cupolone e gettarli a destra a manca, lo faccio. Ti ho visto in questa strategia qua, posizionarti proprio come se fossi la lancetta di un orologio e quindi mano a mano vai a distribuire, mano a mano che si muove la lancetta dei secondi, Mhm. e quindi va a coprire tutta la superficie, vai a Mhm. distribuire ad eternum dappertutto. Monica, cosa vedi che fa Mauro? In eterico. No, vabbè, mi è venuta un'immagine un po' strana di Mauro. Era come se, sei tipo quando apri un gioco di società, no? Tipo il Monopoly, che c'è il cartellone. Mhm. Ecco. E lui lì su quel cartellone visualizzava tutto quanto quello che noi stiamo descrivendo. Mhm. E lui era seduto a guardare questo. Elena, cosa vuoi dire? Così in generale. Chi ha fatto qualcosa, chi non Ho ha visto fatto? proprio Mauro che era come aveva i piedi come un robot con sotto i piedi due propulsori e con queste fiamme passava sopra tutti i mondi e buttava ad eternum ovunque. Gli altri che fanno, Elena? Allora vedo Vladi che gira fortissimo con un tipo un lazzo, ok? E quando passa il lazzo lascia giù ad eternum. E dagli ad eternum poi si creano come come dei fiori, delle piante che rilasciano orgoni. Poi mi è apparsa Veronica che li lancia, è come se li lanciasse, come se fosse sulla Terra e poi li lancia su ogni pianeta. Vedo anche Eleonora che invece vola, sorvola sui pianeti e li lascia. E poi, aspetta, Stefano, che allora Stefano apre le braccia tipo in cima a tutti, apre tipo le braccia così e rilascia l'energia degli ad eternum ovunque, che poi si diffonde e crea ad eternum ovunque. Ivano che fa? Allora, Ivano lo vedo come se fosse in una barca, come se in mezzo, come se ci fosse un immenso oceano tra tutti i mondi. Ok, lui è su una barca e
Ogni volta che rema manda ad eternum su tutto, su tutti i mondi. Mauro ride. Va bene. E Stefano, scusa, sì. Sì, volevo solo confermare una cosa, quella di Monica, che come ha visto Mauro era esattamente come lo vedevo io nella sessione che abbiamo fatto insieme sull'altro giorno. Vabbè. Cioè come? Era sulla scrivania quando ti ho detto che lui era lo studioso. Era proprio lì che guardava dall'alto. È esattamente la stessa cosa che vedevo io. E poi ora quello che ha detto Elena, e io infatti mi ero proprio posizionato in alto con questa modalità che diceva Elena. E poi vedo qualcun altro che si muove in maniera un po' particolare, ma non riesco a distinguere le figure. Vabbè, io sono molto stanco ma molto contento, sento che è andata tanta energia, ma ne sarebbe andata molta di più se non ci fosse stati tutti voi. C'è, Elena, una causa esoterica a questo gruppo? Vedo le nostre PS che hanno, con la loro consapevolezza e con noi che abbiamo recepito gli input e i messaggi, che hanno spinto molto a livello energetico, vibrando alto, e ci hanno spinto uno verso l'altro come calamite, e continuano a spingere chi riesce a vibrare come noi, a essere consapevole per aggiungere forza a unirsi a questo gruppo. E quello che avevo già detto anche quando siamo andati a Verona ad alcuni è che proprio secondo me il nostro gruppo farà la differenza in qualche maniera. Monica? Sì, il nostro gruppo sta già facendo la differenza. A parte che vedo che si amplia ulteriormente nel corso del tempo, diventa capillare, al di là del discorso numerico, proprio a livello energetico, proprio una rete che si Vario. diffonde. Sì. Ha Monica una rilevanza il giorno di oggi per aver fatto questo lavoro? Oggi, a parte che è il solstizio d'inverno, e mi viene proprio il simbolo della neve, che è esattamente come questa rete che siamo noi. Il fiocco di neve? Sì, del fiocco di neve, esatto. Che qualcuno Sì. ha messo qualche giorno fa. Ah, ecco. Dove appunto c'è questa sorta di rete, che è la diffusione delle informazioni e dell'energia, che è acqua. Brava, mi veniva acqua. Vibrazione e acqua, esatto. Scusa. No, benissimo. Ma visto che mi suggerisci questa cosa, sopra le cupole, tra le cupole e il cupolone c'è acqua? Aria? Vuoto? Vapore acqueo, vedo. Vapore acqueo. L'acqua secondo me è tra i vari mondi. Sì. Il grande oceano. Vapore acqueo. E le stelle cosa sono? No, secondo me le stelle le proiettano, tra virgolette, fuori dal cupolone. Ok. Monica? Vabbè, quello che mi viene è come informazioni, come se ci fossero delle... Chiaramente non è una cupola da intendere come plexiglass, ok? Quindi è una cupola respirante con una maglia sottilissima. È come se fossero, non lo so, mi viene dei riverberi di sorgente. Quella luce bianca lì, mi viene così. Ok, questo lavoro fatto su tutti i mondi, riguardante le informazioni in generale, quelle relative alle fiamme, ha dei riscontri, ha degli effetti nel pianeta Terra, nella categoria B di quelli che stanno cercando la fiamma e non riescono a trovarla? Monica? Sì.
Sì, Perché? perché vedo, guarda, l'immagine che ha dato prima Stefano, come se qualcuno riuscisse finalmente ad aprire gli occhi. Qualcuno vedo che si toglie i tappi dalle orecchie. Mm. Qualcuno come se si togliesse i guanti dalle mani, quindi è pronto a toccare. Qualcuno come se si passasse la lingua sulle labbra, è pronto a gustare. Quindi nel complesso è pronto a sperimentare, a vivere. Quindi diciamo un 13% e un 50% erano rispettivamente la categoria A e B. Sono cambiate? Stanno diventando... Molte della B stanno andando nella A? O no? Sì, sì, vedo che è come se si fossero alzate, chi dalle sedie, chi dai letti, ed è proprio Mm. pronta per andare nell'altro settore. Elena, stesse Sì. domande? Sì, allora vedo proprio che è come se gli si illuminasse, no, la strada da prendere, come se tutto d'un colpo fosse tutto chiaro, non a tutti, ma a una gran parte. Direi un 20% sul 50% in questo istante, e secondo me qualcuno anche nei giorni prossimi. E è proprio come se si risvegliassero da un sonno, proprio come se è molto chiara la strada e partono, vedo che si muovono, vanno nella direzione, non sono più statici ma dinamici. Ok. Siccome l'anno scorso, e chiudiamo così, ha avuto molto successo lo Specchio delle Fiamme, ha avuto molti esiti proprio pratici, lo facciamo diventare quest'anno l'interno del cupolone e dei cupolini, soprattutto del cupolone, uno specchio concavo, il cupolone, e tanti specchi concavi, tutte le varie cupole, soprattutto quelle del pianeta Terra, ovviamente. Maggior visibilità, accelerazione del gioco. Chiaramente chi non vuole vedere non vede niente. Certo. E Elena, vibrazione iniziale 50.000, adesso a quanto stiamo? 380.000 miliardi. Sì, Monica? 3,50. Sì. Io sto per chiudere, qualcuno vuole dire qualcosa? Stefano, dai, di qualcosa. No, volevo solo confermare quello che ha visto Scusa, un Monica. PLF al pianeta dei Guardiani, non lo vuoi mandare? Stavo per dire io. Va bene, lo creo, aspetta. Vai, mandagli una P, una E. Datemi una P, datemi una L, datemi No, una L. appare come tipo, presente il segno di Batman quando viene sparato nel cielo? Lo sparo laggiù questo PLF fisso. Quindi ruota tutto il giorno. Poi ci aggiungerei altro, ma non voglio essere quello. Qualcuno vuole salutare e dire qualcosa? Laura. Io ho visto una cosa che mi ha emozionato molto, tante lucciole che sono arrivate all'improvviso e stanno illuminando la strada per quelli che devono passare dalla B alla A. È un'immagine che mi è piaciuta, c'è proprio questa scia luminosa che viaggia e le persone che la seguono. Elena 2. Ho la sensazione Sì. che non si possa fingere di non vedere questi specchi. Nessuno può fingere di non vedersi. E sono assolutamente evidenti adesso, ne è addirittura due Esatto. ne abbiamo due sopra la testa, quello della cupola nostra e il cupolone, che chissà che cosa creano come collage. Ivano, hai alzato la mano? Io vedo le onde del mare, non so cosa fanno, ma vedo il mare, le onde, tutte onde, non so, guarda. Sì. Però sono molto contento. L'ho visto prima in mezzo al mare. Sei molto contento, bene. Sì. Jessica. Allora, io ho vissuto un mio momento personale con Simone. Se vuoi lo racconto. Sì. Allora, mi rifaccio al momento in cui Stefano diceva che alcuni si sono uniti. Io mi sono unita con Simone e
ed ho perso totalmente la vista, nel senso che mi si è aperto un'altra modalità di vista e quindi per me Simone non è più l'involucro che ha in questa vita, ma è tutt'altro e l'ho riconosciuto in maniera diversa, totalmente. Ok, I brividi. bello. Mamma mia. Daniela, non ti ho mai visto alzare la mano se vuoi dire qualcosa. Sono un po' commossa, ho le lacrime agli occhi. Ah sì? Perché? Sì, non lo so. Non lo so. No, dai, Dani. Cosa hai sentito? Una bella energia? Sì. Ok. Stefano? A posto? Io? Sì. Sì, no, a posto. Cioè, ho visto, oltre Jessica e Simone, ho visto altri, ma no, non, ti ho detto, ho visto queste fusioni, però non so esattamente chi fosse o altro. Battuta finale, Elena, sì, vai. Sì, quello che diceva Jessica, quello che lei ha sentito con Simone ha visto, è quello che ho visto, è quello che ho visto nella sessione di prima dove ti dicevo che le due fiamme, no? Che una accoglieva l'altra e è come se si parlassero le PS invece che le persone, no? È quello che ha appena descritto Jessica. È proprio un parlare tra PS prima di diventare, prima dell'unione delle PS. Prima di questo lavoro abbiamo fatto una sessione con Elena che ha il titolo Fiamma canalizzata, abbiamo canalizzato una fiamma ed è stato fatto sempre il 21 dicembre, come totalmente a caso, senza previsione. E battuta finale, Monica, e possiamo chiudere. No, non lo so perché continua a venirmi Ilaria. Se Ilaria vuol dire qualcosa. Ilaria, attiva il tuo microfono e dilla se vuoi. Devi purtroppo farlo tu, io non posso. Vai. Onestamente non so come a parole cosa. Più che dire che ho sentito una forte energia e poi intorno a me c'era la mia cagnolina impazzita, non lo so. Quando io non ho cuori di orgone a casa, però è arrivato il mio cane e si è messo sopra di me. Cioè, per me il mio orgone è il mio cane, non lo so. Assolutamente. Non so come. Tra l'altro è arrivato anche il cane di Ivano adesso che lo guarda da dietro. Maria, io non so se ti sento perché tu hai disattivato il microfono. Però scusami Lucio, volevo sapere Monica cosa voleva che dicessi dire. Sì, No, inerentemente. io non volevo niente di preciso, solo che siccome mi venivi in diversi momenti ho pensato che fossi molto partecipe, ecco, l'ho sentito. Sì, partecipe sì, però a parole non riesco a. Non so cosa aggiungere, ecco. Maria, vai. Sì. Molto lontano, se alzi molto la voce, sì, vai. All'inizio mi senti? Vai, vicino al computer, vai, sì. Allora, all'inizio ho visto noi all'inizio della sessione come un grande orso con tante persone, gente persone, che si muoveva, che ogni loro è diventato una fiamma. Quando No Maria, non si sente, sai, non hai il microfono, deve essere delle cuffie ma non si sente praticamente niente, è inutile. Ce lo dirai poi dopo nella chat. Mauro però devi attivare il microfono perché non ti sento. Vai. Una richiesta, posso usufruire del momento per un supporto? Per? Un supporto dalle signore. Siamo sempre in registrazione, se vuoi dirlo in registrazione, sì? Sì, non c'è nessun problema. Vladi, mi prendo il permesso di farlo. Io e Vladimiro abbiamo un progetto. È un progetto appunto di, come posso dire in poche parole, in pratica vorremmo convogliare un bel po' di energia e mandarla verso l'alto, appunto
la cima di questa cupola. Mhm. La cosa, secondo loro, è una cosa ottimale? Nel fisico tu dici, e non in eterico. Diciamo che questa energia servirebbe anche per, diciamo, come si può dire, mi stanno scappando le parole adesso, per detronizzare anche certe forze. Mhm. Mm. Elena. Allora, mentre Mauro parlava, mi ho proprio visto un'immagine di un Crystal Buster Mhm. proprio al centro d'Italia, Mhm. Cioè a dell'Italia. Roma, Però sì, un po' Marche. più proprio in centro, no? Cioè Mm. a livello di Roma, ma al centro, che crea questo fascio di luce, ok, proprio nel centro della cupola sopra. E quello che vedo io è come se crea una schermatura all'interno della cupola che fa sì che le interferenze dall'esterno non possano entrare. Ok. Stefano, avevi alzato la mano? No, sì, stavo esattamente solo confermandoti quello che di Elena. Esattamente una luce bianca-blu che viene sparata in alto. Monica? Non so perché vedo Mauro sempre in quella posizione lì, no? Con questo foglio davanti, come se fissasse delle puntine sopra una mappa, quindi come scegliesse dei luoghi strategici diversi posizionati su delle alture Mhm. e che è efficace posizionarli sulle alture per ottenere il risultato richiesto. Secondo uno schema che lui sa Sì. individuare. Mm. Va bene, volete tornare? Torniamo? Sì. Sì. Ok. Accompagno tutti, quindi anche quelli che hanno provato. Conto da 1 a 5. Solo quando dirò 5 sarete al tempo presente dal quale vi sto parlando. 1. Il vostro corpo è sempre più leggero. Sempre più pieno di energia fisica. 2. 3. 4. E 5. Apri gli occhi.